Era proprio il giacchetto suo, come quello non lo ritroviamo. No, proprio no, guarda. Perché dalla parte esterna era... Se lo ricorda il ragazzo che l'aveva portato sto giacchetto? Com'era? Gli hanno rubato il giacchetto mimetico. Allora se adesso lo ritroviamo cerchiamo di farcelo restituire, perché probabilmente la tranquillizzerebbe. Ma perché? No, ce l'hanno addosso. No, guarda, lo vedo subito se ce l'hanno o no. Noi stiamo facendo questo, siamo venuti nella zona dove stanno solitamente quelli che rubano. Siccome l'hanno appena rubato sto giacchetto, basta vedere se ce l'hanno addosso, perché loro non lo rubano per rivenderlo, se lo mettono perché hanno sporcato quello di prima e automaticamente se lo tengono fino a che non sporcano quello. Appena hanno sporcato quello passano a un altro giacchetto, solo che per la signora valeva tanto sto giacchetto. La coperta. Era la sua coperta, capito? Ma anche di bellezza, eh? Sì, anche se era perché è molto bello. tra virgolette affezionato. Allora, questi non ce l'hanno. Questi non ce l'hanno. No, non ce l'ha nessuno sto mimetico. Proviamo a vederli sulla piazza. Bello. Aspetta. Stavano a fare il lavoro là. Stavano a fare. No, ma tanto uno dice glielo chiedi, difficile, stanno fattissimi, a parte c'è una puzza, mamma mia. No, qua ci stanno quelle. Secondo me, l'altro posto dove possiamo vedere. Che mazzata? Lì, no, se là. Mazzata no, dici. No, se l'hanno preso sono gli arabi quelli giovani. Sì, perché era da pischello il Sì, giacchetto. l'hanno preso. Secondo me se l'hanno preso sono stati pischelli. Quindi siamo molto sereni. È il mio bodyguard. Sì. Se lo trovi ce l'hai messa e ci sta a camminare, capito? Dici? Sì. Ma questi raga, non avete capito? Quando rubi. Allora, loro nella loro testa, quando rubi il giacchetto a una vecchietta, non ti devi preoccupare di nasconderti. No, è normalità. Ma no, perché non è che l'hanno rubata al boss. Che non sapevano che era la nonna di Marcello? Non sapevano che è la mamma di Marcello. Scusa. Perciò questo furto per loro è come ben bicchiere d'acqua. Certo. Il problema è che se mo ci girano e lo vediamo, gli diciamo restituitelo, magari vediamo un'altra cosa. Gli diamo quel giacchetto lì di pelle, pure gli conviene, no? Perché se uno sta senza giacchetto e glielo levi, magari quello dice ma è moro di freddo. E uno gli risponde, bravo fesso che tu sei rovinato te. Certo. Però Tu stanno qua, oggi diritti a Marzara. Il giacchetto mimetico. Bene. sì. Classico. È verde. Verde nero, quello che è. Bella Alessio. Sì. Morello, ti è fatto. Poi io levarmi l'Italia. Dove vai io? Eccolo. Frate, è lui. Vai, Hai trovato? Francescone, vai, che è lui, abbiamo trovato. Vediamo, visto qualcosa. No, questo ti risponde, io conosco. Sta flippato, ci hanno parlato un milione di volte. Io chiederei Che ha pure. fatto lui? No, No, ma io so chi è stato. tutto corretto. E chi forse chi potrebbe essere? Ma che gli dici là? Allora, Che gli dici là? Che gli allora, chiedi? 2 zingari sono stati almeno per un'ora e mezza là, attaccati. Il problema non è il giacchetto, è che mo lei sta certo. proprio in crisi psicotica che vuole quello, capito? E non è facile, perché se mo gliene vado a pianarlo non è la stessa cosa. Per quanto era caldo in quel certo giacchetto. modo che proteggeva proprio dal freddo. Vero, ma non molto caldo. solo, era leggero, quindi nella situazione in questo, capito? Sì, lo Io me lo spostava. volevo portare appresso. Cerco di capire come mi copro stanotte. Vado a cercare uno per Porto io il portarlo. giacchetto stasera. Porto il giacchetto io stasera. Cerco di ricapitolare un attimo la giornata. Oggi siamo venuti qui, la signora era in bagno, noi ci siamo fatti in giro per Termini per tutte le varie cose, più siamo andati. Uno al commissariato Viminale perché volevamo almeno avere una copia della denuncia dello smarrimento del documento del furto.
problema qual è? È che con la copia della denuncia la signora non può entrare in una struttura alberghiera, non può entrare in un bed and breakfast, non può avere un contratto d'affitto, niente. Che ci hanno detto di chiamare la sala operativa dei servizi sociali. Ci vorranno dei giorni. Io ho detto a loro scusatemi, ma da qui ai giorni che verranno sta signora sta lì da sola. Siamo tornati e l'abbiamo trovata in crisi psicotica. Gli avevano rubato il giacchetto che lei usa per dormire, quello con cui si copre la sera che fa freddo, è come la coperta di Linus per lei. Non ne voleva altri, ne hanno portato un altro, non lo voleva, l'ha buttato per terra. Con lui è una testimonianza diretta, hanno provato tutti ad aiutarla la signora, addirittura te. Sì, no, ci abbiamo provato, allora c'è stato chiesto anche di cercare di farla spostare perché qua non era il posto migliore per lei, perché anche per le altre persone che stanno qui comunque è ingombrante la situazione con tutti i cartoni, con tutta la situazione che c'ha, insomma è ingombrante. Ci hanno chiesto se riuscivamo noi a convincerla a spostarla, a farla mettere in un altro posto, magari più riparato. Però non ci siamo riusciti e comunque lei più passa il tempo e più con la testa magari comincia a non starci più di tanto, quindi anche quello poi diventa... Il fatto che adesso è uscita di testa perché hanno rubato il giacchetto, per Sì, esempio. ogni tanto tira fuori il bottiglia, vede il mondo comincia a suo. diventare un problema anche per, ti ripeto, per gli altri, perché poi non è tanto per lei. Non è tanto per lei, è tanto perché se te fai casino, poi non le guardi, poi mandano via quello, mandano via l'altro, cioè dopo diventa una cosa generale, il problema di tutti. Quando intervengono Capito? e Non è basta. che possono fare solo a lei, dopo quando intervengono giustamente. Forse la soluzione migliore auspicabile per la signora è che intervengano questi famosi servizi sociali che si prendano carico, che il curatore della signora, Per certe persone ci sarebbe veramente bisogno. lei c'ha un curatore, il curatore deve subentrare e aiutarla. L'assistente sociale sono ragazzi che hanno vissuto come noi, ancora peggio, di noi imbriaconi, alcuni tossici, quelli sono l'assistenza sociale che sono diventati... Per noi magari insieme una certa gente Lavorare servirebbe, hanno bisogno proprio perché Ma ce l'ha 80 anni. Strada, 60 anni, con 130. Giuro, valgono 3 volte tanto. Un anno vale tutto. Eh sì, perché se stai per strada, è freddo. Calcola, ho visto gente di 60 anni dormi per che terra, l'immunità ti sparisce. vertiga, vanno perché Stai meglio. In ripresa è qua, ragazzi. Lui è stato uno dei nostri protagonisti dei video, pure lui. Sei stato. Però sei stato male. sono stato male, sono stato 10 giorni in ospedale. Ma che bello 4 giorni, hai visto? 4 giorni Fatto pure che intensiva. Brutti, me li ho fatti brutti e poi una settimana alla pneumologia Umberto I al reparto. Sono stato male, però mi hanno fatto un po' riprendere col fatto dell'asma, del problema che ho, e adesso piano piano mi sto riprendendo. E una cosa che mi ha colpito è che quando ci siamo incontrati la prima cosa che ha fatto invece che lamentarti tra virgolette di quello che ti è successo, hai detto che hai visto cose veramente brutte al reparto. Sì, dentro terapia intensiva. Terapia intensiva ho visto cose troppo strane, troppo brutte. E te che stai a Termini e lo dici te, capito, colpisce io sta poi cosa, insomma non capito? so ragazzino, magari un uno ha po' fatto bravo, strada. uno piccoletto, uno ha fatto strada, ho fatto la galera, ho fatto un po' di tutto. Cioè ho avuto tante problemi, la vita l'ho esperienze vissuta pure bene. pesanti, sì. Cioè, la vita l'ho vissuta e ti dico che ho visto cose lì che m'hanno Stavi a raccontarci, stavi pure legato te. Oh, sì, mani e poi m'hanno legato i piedi. primi Ma 4 che poi non si giorni. potrebbe legare la gente. Invece lì si sono obbligati perché non so come lo chiamano loro, ma c'è proprio un È codice. una questione di sicurezza, sì. Per sicurezza loro ti devono legare. Dopo ti succede mettono un qualcosa, laccetto devono così, che lì non le fanno. No vabbè, però te vuoi grattare, te vuoi muovere, te vuoi alzare, detta così sembra chissà che, però non è che ti mettono un laccetto in modo che tu non riesci a comunque a fare male a te stesso e a loro. arrivare, capito, Comunque a- certe cose le potevi Fa male loro e a te. Sì, no, ma non sanno comportati bene, sono stati bravi, ti dico la verità, sono stati precisi. sono No, stati vabbè, bravi. comunque che sei qua, che sei vivo è la cosa più importante. La racconti, fratello. Quella è la cosa più importante. Questa è pure un po' una risposta a quelli che ti dicono ah però fate un reality su te, cioè i reality raga, so questi.
Cioè, conosce le persone, Questa è vita E poi, io voglio raccontata dalla persona che l'hanno vissuta. ma anche Poi rincontrarsi. per carità ci sta chi ha fatto peggio, chi ha fatto meglio. Io voglio dire una cosa a favore loro. Sì. All'inizio ci discutevamo, ogni specie con lui. Lui no. Però poi alla fine li incontri a termini, dategli lo spiccio a sti ragazzi perché ogni tanto bevono, però ogni tanto mangiano pure. Da mangiare prima Tante volte da mangiare dopo non sa bere di meno, tante volte Spiccetta dice, oh ma te l'ho dato ieri, ho capito, ma io mangio pure oggi. No, però vi posso fare una domanda. Faccio una domanda. Voi siete due uomini in forza. Belli, Lavorate? Ho voluto fare una domanda provocatoria. No, è vero, io personalmente non rispondo per come la vedo e la sento io. È un periodo dove sì, alla fine il senso del discorso magari può essere quello, o crudo, nudo e crudo magari è quello. Però magari ci sono stati tanti problemi nella vita, tante cose che sono andate storte, tante problematiche che mi sono capitate dove uno si butta giù, si demoralizza, dove sei stressato, dove è tutto più complicato anche riuscire. È un momento difficile della tua vita. Bravo, è un momento un po' E tu come complicato. pregiudicato E fai c'è una fatica a trovare lavoro. Bravo, più capito quello, quell'altro, la famiglia che t'accanna. Cioè tante cose che si accumulano, magari mio papà è morto, non c'è cioè tante cose che magari a me a te non te frega niente, a me mi hanno colpito, mi hanno fatto capito del male, per me è difficile tirarmi su. E magari ti ripeto, poi è colpa mia perché magari non c'ho proprio la voglia né la fantasia in questo momento di tirarmi su. Va bene, vivo la vita come viene, adesso va bene così, poi tanto ripeto, sono addestrato, quindi non è che proprio parto da zero, magari partire da zero era pesante. Però ci hai pensato che prima o poi uscirai da questa situazione? Per forza, no, quello è importante perché raga, non siete due vecchi distrutti, no? Per forza. Invece ti faccio un'altra domanda. Dimmi. Rispetto a quello che hai appena detto, ma tutti i giorni, no? Quando ti svegli, quando vai a dormire, mo sei arrivato che ti sembra normale? Sta così? No, però mi sono adattato, mi sono adattato alla situazione. La prendo, so che a mattina alle 5 passano, sveglia che devono pulire. E passano e te devi alzare alle 5 di mattina perché devono pulire la strada. Cioè può diventare un automatismo come quando prima invece ti svegliavi, andavi a lavorare. Sì, bravo. Sì. Ti abitui a vivere per strada. Bravo, e certe volte è pure difficile andarsene da qua. Perché tu parli di persone. Perché poi magari conosci. Potrebbero sembrare stupidi, potrebbero sembrare strani. No, voi state poi sempre insieme. Bellissima sta cosa. Come dice a lui, lascia lui venire con me a lavorare. Siamo sempre insieme. A 43 Giustamente hai detto anche una cosa. Sala 43 le coperte, quindi va bene così. Questo diciamo che è come quando stai in carcere, secondo me. Io ho fatto il carcere, ho avuto problemi legali, quindi sono stato anche in carcere. Ti dico che sono mondi a parte, il carcere è un mondo a parte, questo è un mondo a parte, la vita vera è un mondo a parte. Sono cose proprio diverse, completamente diverse, che hanno un filo loro, una cosa loro. Però quell'altra è la chiamata la vita vera, cioè riconosci La vita che. vera perché è la vita classica, quella che tutti fanno, in cui tutti aspirano, in cui tutti giustamente devono cercare di fare, perché comunque una famiglia, un figlio, una moglie, una casa, un tetto, un letto, queste sono quelle cose che uno aspira nella vita, ovvio che. Però ti ripeto, è un mondo a parte, questo è un attimo della mia vita dove Ti sei preso una pausa. non voglio insegnare, dove capita va. Però da dentro mi capisco da solo. È più semplice, L'importante è sta bene con se E stessi. io sto bene con me stesso. Tu sei un bel ragazzo, però te devi buttare giù. Lui quanti anni c'ha? No, è ragazzino. Quanto? C'ha 13 anni meno di me. Con due poi. Perché lui sai, ha bevuto un sacco, capito?
l'alcol che La serata per raga, l'alcol, poi se voi ci andate troppo avanti, dopo non esci più, poi io sono sulla capirai, questo ho uscito da altri cose, vabbè, nel mio. però lo sai che è, le altre cose, male che vada, c'hai i soldi quel giorno da farti al cazzo. L'alcol con euro vai a bere, questo è il problema. Ma quella L'alcol è il problema principale perché tu a birra a mano da 10 gradi a falsa, ce l'hai sempre. La cocaina ce l'hai sì, ma sempre. pensa che col vino non lo bevo. A po' più qua che fai? Bevi solo? No, ma Un po' di tutto. non andiamo nei dettagli strani, no. Va bene, Vabbè, Sei grande, dai fratellone. Chi vuole cantare? Io canto qualcosa a lei. Vincerà. All'alba vincerò, vincerò, vincerò. bella performance. grande. Grazie. Veramente ho inventato un sacco di tempo che 31 anni c'hai? No, ce n'ho 22. Ho sbagliato. Fiera da 10 anni. No, scusa, fratello, scusa, stanco. No, tu sei pazzo, è diverso, sei pazzo. Grazie. Sono più vivo e so più solo, no, non te la so mai. Roma capoccia, fermo non fame. Roma capoccia, fermo non fame. Performance Canora alla stazione Termini di sera. Questo se la chiappano Ah, c'ha paura che gliela rubano, è giusto. Però la monaca mi ha passato la coperta di nel posto perché ti ricorda la fede. Vabbè, tienila Da tu. che quartiere sei venuto? Però ci vuole Sì, per metterla sotto. Bella sta coperta, Pari, pure fuma pure secondo me. Sì, appena comprata, nuova. Pure guanti. Infatti, questo che lui lo sapeva. Amore. Un po' di cose che servivano. Perché me l'hanno rubati, io sapevo quelli. Mi hanno fregato tutto oggi. Con cosetti e così. Quelli col cappuccio. Con cappucciano. Bianchi. Eccola qua. Perché dice perché usi le buste? Perché ci le porta le cose. No, perché le buste portano calore. Certo, per coprirsi dal freddo. No, io lo sai, metto le portiture praticamente. All'altezza della testata. Gli ho preso pure lo sgabelletto e gli hanno rubato. Quella Maria è la sedia di Cicalone, se la vendi, Questa- se tu apri un'asta, sai Se tu quanti fai soldi un'asta, ci questa fai? è la mia sedia personale, te l'ho presa da casa e te l'ho portata. Cioè questa se fai un'asta sedia originale di Cicalone, ci facevo i video con questa. sedia di Cicalone. Perché essendo verde col green screen si annullava la sedia, Io capito? già me l'ero programmata per metterla nel furgoncino, nel camper. Il minicamper che dovremmo rubare. Allora dovremmo rubare. facciamo un appello, un Ai ladro che ladri. ruba un minicamper, tanto non c'ha i documenti, ma la signora del camper rubato chi se ne frega, che ve devo dire? Scherzi, eravamo prima così, A Roma funziona così, se fai il ladro. I servizi sociali, oggi ci siamo interfacciati con loro, hanno già un programma in piedi per la signora, ha un curatore perché soffre di problemi psichiatrici. Ovviamente noi non lo diciamo davanti alla signora, il fatto che abbiamo raccolto i soldi fa grande onore a tutti. Il mio prossimo step è quello di restituirli a tutti i soldi, perché non servono i soldi, ma serve solo che vengano seguite determinate procedure per la signora. Non possiamo farla alloggiare a nessuna parte, uno perché non ha i documenti, due perché non gli fanno il duplicato dei documenti perché serve il curatore, tre perché non è neanche di questa zona, lei non è di Roma, è di un'altra città, ciò non può avere neanche la copia dei documenti, è un'altra regione, non siamo sconfitti, ci mancherebbe, non l'abbiamo fatto in maniera superficiale, ma l'abbiamo fatto a impulso perché vede una signora da sola che sta qua tutti i santi giorni, 24 ore su 24, che è vittima di violenza, soprusi e tanto altro, francamente ci ha colpito e ci siamo mossi a questa raccolta fondi. Perciò ridarvi i soldi non è una sconfitta, è intanto una presa di coscienza che c'è tanta gente che è generosa e vi garantisco che c'è gente che ha dato una quantità enorme di soldi, anche 500 euro, e togliersi 500 euro oggi è veramente una cosa difficile. Perciò grazie a tutti ovviamente di quello che avete fatto, sicuramente rimarremo attivi su tante altre cause, però è anche giusto che questi soldi tornino a voi. Detto questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao!